Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nel nostro format lui-lei. Allora, mi è sembrato doveroso fare in questa settimana anche il lui-lei, magari non lo faremo la prossima, però qual è il senso? Perché mi stanno bombardando di informazioni, quindi qual è il senso? Ho la vocazione e devo adempiere a tale vocazione. Quindi qual è il senso? Questa settimana è molto potente, ragazze, cioè lo sono tutte le settimane ormai nei risvegliati, ma qual è il senso? È necessario farvi arrivare delle riflessioni proprio per questi portali galattici micidiali. Quello dell'8-8, ok? Abbiamo il portale 8-8 che poi si andrà a suggellare, a alimentare con la luna piena di questa settimana. Poi abbiamo tutta questa egregora di Ferragosto, quindi c'è un attimo, bisogna dare una direttiva e io non mi posso sottrarre, quindi ragazze mie, oggi facciamo lui-lei, ma lo facciamo in modo diverso, proprio per andare ancora di più a mettere l'attenzione sui punti focali, nodali della nostra evoluzione, grazie alla proiezione che facciamo sull'altro. Al di là se c'è una persona o meno, ragazze, cioè ragazzi, quindi andiamo a vedere cosa suona dentro di noi per mettere l'attenzione. Sono tutti fari, ragazze e ragazzi, ok? Quindi per la settimana che va dall'8 al 15 agosto, ma soprattutto questo portale 8-8, che cosa apre? Ok, cosa apre? Andiamo ad analizzare proprio che cosa apre. Portale dell'8-8. Allora, ragazzi, allora, voi vedete così, quindi così ci impratichiamo, no? Anche nella magia consapevole, nell'intuizione, nell'utilizzare il linguaggio dei numeri, a fare la nostra pratica quotidiana da buone sacerdotesse, ok? Da buone maghe e da buoni maghi. Allora abbiamo 8 più 8 più 2 più 0 più 2 più 2. La somma di tutto fa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Te. Guarda che caspita. Allora, abbiamo un bel 22, ragazze e ragazzi. Allora, il 22 di cui la somma fa 4. Quindi, archetipo dominante, quindi quello che andiamo a suggellare in questo portale è l'imperatore. Il controllo della nostra vita. Io, soltanto io ho il potere, il dominio sulla mia realtà, sulle cose materiali. Ok? Quindi l'imperatore è ciò a cui andiamo ad anelare in questo portale. Si va a suggellare questo portale micidiale, fenomenale, è proprio colui che domina la materia, adesso vi dico come. Abbiamo l'imperatore, colui che va a dominare la materia. Grazie a cosa? Qua abbiamo la giustizia, ragazzi. Qua abbiamo la giustizia ripetuta di primo acchitto, quindi giustizia, numero 8, giustizia, e tante volte ripetuto il 2, ok? Guardate pure di qua. Papessa, ragazze, legge spirituale, colei o colui che ha la conoscenza delle grandi leggi. Papessa. Quindi, che cosa ci sta dicendo questo? Che cosa ci sta dicendo? Il dominio sulle cose materiali, ok? Il giusto dominio. Il dominio sulle cose materiali si ottiene seguendo il tuo bene supremo, giustizia, il bene supremo, quello che ti appartiene per diritto divino. Sei un Dio incarnato, ok? Quindi seguendo il tuo bene supremo, grazie a cosa? Grazie alla conoscenza della legge spirituale, la papessa. La papessa c'ha in mano un libro, ok? La prendiamo. La papessa c'ha in mano un libro, che è la conoscenza delle leggi spirituali, dell'universo, che custodisce il segreto della legge, ok? Prendiamoci pure la giustizia. Quindi, allora, ripetiamo, il dominio sulle cose materiali si ottiene seguendo il tuo bene supremo, giustizia. Grazie a cosa? Come lo segui questo bene supremo? Grazie alla conoscenza della legge spirituale, all'io sono. Questo è un portale dell'8-8 che va a suggellare tale consapevolezza. Mi spiego? Ok, quindi cos'è la giustizia? Vengono pesate le tue pensieri,
parole e azioni. Affinché tu abbia il dominio sulle cose materiali, tali pensieri, parole e azioni devono essere conformi alla legge spirituale, alla papessa. È chiaro? Quindi parole, pensieri, parole e azioni conformi alla legge, e questo ti permette di dominare sulla 3D, sulle cose materiali. Ok? Quindi era doveroso fare questo. Alla luce di questo, mettiamoci solo l'imperatore adesso. Quindi, poi ovviamente 2-2, come abbiamo spiegato, no? Il 22. Il 22 è la pratica, ok, il 4, la pratica dei codici spirituali che ti sono arrivati con l'11-11. Cioè il mettere in pratica anche il 22-22, che fa 4-4, lo specchio, microcosmo e macrocosmo. Mettere in pratica praticamente, in parole povere, quello che ti è arrivato dai codici dell'11-11. Che quindi praticare cosa alla fine per darcela in soldoni? La legge spirituale e basta, il tuo bene supremo, va bene? Detto questo, ragazze, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, adesso ci andiamo a fare una stesa, 2 stese del Dio realizzato per lui e per lei, va bene? Ci mettiamo questo al centro, che domina. Quindi ci andiamo a fare adesso per lui con solo arcani maggiori, per lei solo arcani maggiori, i tarocchi del Dio realizzato per arrivare all'imperatore, va bene? Al dominio su tutte le cose, che è l'archetipo dominante di questo portale potentissimo, ok? Che si suggella con la luna piena, quindi è un po' di roba. Ma cosa sarà per noi risvegliati? Cosa sarà? Su via! Ecco, soltanto tanta grande eccitazione e tanta voglia di andare verso il nostro massimo perfezionamento. Allora ragazze e ragazzi, iniziamo, andiamo a farci i tarocchi dell'io realizzato su di lui, va bene? Quindi se abbiamo una persona specifica lavoriamo con questa proiezione, lavoriamo con la scusa della proiezione, l'altra persona fuori non c'è. Lo dico per le ragazze nuove, di vedersi tutti i miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza, l'arte del vivere, per far pratica con la magia consapevole e per capire di cosa è fatta la realtà, cos'è la realtà. 3D e quarta dimensione. Quindi andiamo a lavorare con la scusa, anche se non c'è, ragazze, ok? Anche se non c'è, da questa parte possiamo vederla come la nostra proiezione esterna, ok? Cosa dobbiamo fare nella pratica in base a quello che ci arriva di intuito da questa parte, ok? Ok, andiamo a vedere quindi. Allora, andiamo a fare la stesa per lui, per questo portale potentissimo, per questa settimana a partire da questo portale. Allora, vediamo qual è il blocco che sta superando, ok? Per arrivare al dominio su tutte le cose, quindi nella relazione anche, mi spiego? Ok. L'imperatore, che è l'archetipo della fiamma gemella, è il divino maschile, no? La fiamma gemella, anche se non c'è sulla 3D, è l'energia cristica che lavora all'interno, ok? Quindi andiamo a vedere cosa va a superare. Quindi, con quale mezzo si sblocca questa cosa? Per intraprendere quale azione, per arrivare a quale trasformazione, qual è l'obiettivo con questo portale da realizzare nella relazione, in se stesso o in se stessa. Allora, mettiamola così, da questa parte ci mettiamo lei, stessa cosa. Allora, qual è il blocco da superare nella relazione, ok? Quindi verso se stessa. Con quali mezzi liberarsi per intraprendere quale azione, per arrivare a quale trasformazione e qual è l'obiettivo con questo portale nella relazione. Ok. Ok. Allora,
andiamo ad analizzare lui, vediamo qual è il blocco che si appresta a superare, che non gli ha fatto adempiere nella relazione, no? Ok, andiamo a vedere. Quale carta volevi che uscisse se non il giudizio? Che vuol dire il giudizio al negativo? Che cosa sta succedendo lì in questa settimana con questo portale? Che gli bussano forte, ma così forte con il giudizio, che il giudizio al negativo, ciò che non ha voluto vedere, è il suo risveglio spirituale, è la chiamata divina. E siccome più tu non la vedi, più ti arrivano cose catastrofiche, finché tu non la vedi è sempre per il tuo bene supremo, ok? Quindi quello che si appresta a superare è da una parte un ritorno che non ha fatto fino a questo momento con il giudizio, dall'altra è adempiere, che come comune denominatore, no? Al di là di un ritorno o meno, adempiere alla chiamata di Dio dentro se stesso. Al risveglio spirituale, ragazzi, il giudizio, parliamoci chiaro, ok? Che crea grossa paura. Perché che significa risveglio spirituale fondamentalmente? Ammettere di aver sbagliato tutto. Ma non è ammetterlo soltanto a livello, non è a livello mentale, ragazzi, ti senti bruciare la pelle quando c'è il giudizio negativo. Mi spiego? Ok. Quindi non aver saputo prendere la decisione, non aver avuto prendere decisioni, non aver avuto diciamo, il mazzo sotto per prendere decisioni, non essersi sentito nel potere e quindi prendere una decisione piuttosto che un'altra, lasciare nel limbo le cose anche, ok? Adesso questa cosa bussa forte con questo portale. Vediamo in questa settimana chi più e chi meno a livello di consapevolezza spirituale, d'accordo? Con quali mezzi si libera, quindi va a prendere una decisione. Con il mago, ragazze, questo qua inizia a immaginare, quindi che abbia una consapevolezza spirituale più bassa, no, di voi, o che ce l'abbia proprio, che sia magari già un risvegliato, quindi prende una decisione, perché sempre, ragazzi, a seconda dei livelli di coscienza della persona a cui stiamo pensando, va bene? Quindi il mago con quali mezzi si libera, quindi con quali mezzi prende la decisione? Con la capacità di avere tutti i mezzi per poter manifestare finalmente una relazione, ma soprattutto presa in coscienza del fatto che ha il potere di farlo, ok? Ha gli strumenti per realizzare qualcosa di importante e prendere una decisione in quanto tale. Mi spiego? Anche il ritorno per manifestare la relazione. Quindi in questa settimana magari sta già immaginando tanto e si sente appagato nella visualizzazione di voi due insieme, per esempio. Mi spiego? Quindi si sente appagato, è come se prima la visualizzazione di voi insieme gli arrivava nella mente e la scostava perché aveva paura di quella cosa, mo gli arriva in memaguagere questa cosa e si sente bene mentre visualizza e dice ah, ma che cos'è? Ok, si lascia fluire. Quindi con quali mezzi? Con l'immaginazione, per intraprendere quale azione in questa settimana? Ragazzi, il diavolo. Per intraprendere quale azione il diavolo? Allora, per intraprendere quale azione il diavolo, ragazze, in questa posizione, allora vi dico che questo si farà trascinare alcuni di lui da una passione dirompente, da un'ossessione, cioè lascerà che l'ossessione che aveva sempre, che non voleva vedere quella cosa, non vuole vedere quella cosa, non vuole vedere quella cosa, niente, a questo punto con quali mezzi si lascia proprio devastare da questa ossessione in questa settimana. Poi a seconda dei gradi di consapevolezza spirituale la incanala in un certo modo, ok? Questo qua sta sentendo cose potentissime per intraprendere quale azione con il diavolo e a seconda, ripeto, dei gradi di coscienza spirituale di ognuno, combattere a tutti i costi per una persona oppure fare anche, ripeto, a seconda dei livelli di coscienza spirituale, fare anche delle cose shock. Gelosie assurde, magari ha represso tante volte questa gelosia, queste cose, non ha mai confessato niente. E a un certo punto questo inizia a immaginare, pam, fa qualche cosa di forte, che magari è fuori dal suo controllo, mi spiego? Quindi a seconda della coscienza spirituale. Eh sì, perché qua abbiamo il giudizio, non ha mai voluto ascoltare la chiamata per alcuni di lui o di lei, a seconda di chi stiamo pensando. Quindi, oppure ragazze, se la coscienza spirituale è elevata, quindi inizia a immaginare e va a sentire tutta l'ossessione che
o tutti gli attaccamenti, o tutto ciò, quindi sente il giudizio e quindi della serie Dio ti bussa, no? Il tuo sé superiore, e ti dice, senti, facciamo un bilancio di tutto quello che hai fatto, ok? La giustizia, ricordiamo, 8-8, ok? Facciamo un bilancio di tutto quello che hai fatto. Beh, che cosa pensi di tutto quello che hai fatto? Molti si rendono conto di essere stati più legati alla parte materiale, ok? E gli arriva proprio un crollo. Altri si rendono conto, l'hanno già fatto questo esame, chi più chi meno, e quindi iniziano proprio a sentire il richiamo spirituale con una sorta di redenzione dell'anima, quindi più empatici, sentono tutta la frustrazione legata al non aver dato più spazio alla parte vera, al sentimento vero, più puro, ok? Vediamo un po' per arrivare a quale trasformazione a questo punto. L'imperatore. Prendono il dominio, il controllo delle cose e quindi si rendono conto degli attaccamenti, perché iniziano a immaginare una persona specifica, quel sentimento, quell'immaginazione lo fa stare bene, si rendono conto di tutte le macchinazioni egoiche che hanno inferto alla situazione, ok? A seconda dei vostri casi, sentono il richiamo spirituale e prendono in mano la situazione, il controllo, riprendono in mano il controllo della situazione, ok? Vediamo per anelare a che cosa in questa settimana con questo portale. L'obiettivo qual è di questo portale per lui? Sì, ragazzi, l'eremita. Allora, arrivare a un'illuminazione di tutte le volte in cui hanno dato spago alla materia, in cui hanno fatto manipolazioni mentali, giochi mentali, ok? Anche giochi sul piano pratico, quindi redimersi rispetto alle vedere, come dice ci insegna l'eremita, avere l'illuminazione di quante volte nel loro passato non hanno sentito la chiamata spirituale, non prendendo mai la giusta decisione in virtù del sentimento della parte più pura di loro stessi, adempiendo piuttosto alla parte materiale, magari anche alla voglia di essere ammirati, di essere, ok? Quindi soltanto un polo dell'albero della vita, come abbiamo visto nel video di Lucifero, soltanto un polo, quello maschile, gli istinti più bassi, ego più basso, non essendo mai vagliato dalla parte della compassione. Quindi avranno un'illuminazione in quanto tale, va bene? Quindi la trasformazione a cui giungono, riprendendosi in mano il controllo della propria vita, giunge proprio, gli porta ad avere un'illuminazione di quante volte hanno fatto male a se stessi adempiendo all'ego, troppe volte all'ego, piuttosto che alla parte spirituale. Okay? Un'illuminazione in quanto tale. E cosa ci dice anche l'eremita a livello fattivo? Allontanarsi anche da quelle circostanze in modo definitivo che ha perpetuato per tanto tempo insieme all'ego. Possono essere circostanze karmiche, relazioni karmiche, tutto ciò che ha a che fare, ragazzi, con in questo caso il diavolo, la separazione, che la separazione è intesa con, come abbiamo spiegato anche nel video di Lucifero, non c'è separazione tra te e Dio, tu sei Dio, quindi non c'è bisogno di alimentare troppo l'ego basso, ok? Perché quello viene da frustrazioni che ci arrivano dal sistema e dall'infanzia, ma piuttosto andare verso la propria parte più femminile, il proprio intuito, il sentimento vero e puro. Quindi c'è una redenzione forte in questa settimana con questo portale, Ok, tu stai riprendendo? Sì. Adesso andiamo a vedere da questa parte lei, e quindi ribadiamo qual è il concetto di questo portale, ok, dell'8-8 con l'imperatore. Il dominio sulle cose materiali, quello a cui anela si anela tutti a questa settimana, lui ce l'ha. Il dominio sulle cose materiali si ottiene seguendo il tuo bene supremo, grazie alla conoscenza della legge spirituale, l'io sono. E quindi a pesare tutte le azioni con quell'8-8, la giustizia che ha fatto in virtù dell'ego, e fare appunto la scoperta attraverso il viaggio introspettivo che non ha dato peso a delle cose importanti, più pure della vita. Ma era giusto che vivesse anche queste cose, altrimenti non si può conoscere la luce se non si fa l'esperienza dell'ombra sul piano questo dell'incarnazione, no? Come sappiamo. Andiamo a vedere lei cosa si appresta a superare in questa settimana con l'8-8, il portale. Sì, ragazzi miei, guardate che c'è qua, il matto, il salto di fede, ok? Che vuol dire il salto di fede in negativo? Che molte di lei hanno avuto grossissime difficoltà a
Credere prima di vedere. Molte di lei hanno avuto difficoltà a credere in ciò che non si è palesato fino a questo momento. Ripetiamo la frase del Cristo, che ci aiuta a utilizzare l'immaginazione creativa e a come si cambia la concezione di noi stessi verso il nostro massimo successo. Non dite voi, mancano ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Io vi dico, guardate mandate i vostri occhi al cielo, chiara visione, terzo occhio, e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Quindi sentite, vivete l'emozione di quello che volete, guardate che quello che volete è già realizzato, perché è già realizzato sul piano della quarta dimensione. Credere prima di vedere. Sentire quella cosa già manifesta prima di vederla nella terza dimensione. Quindi, a cosa porta il portale 88? Il portale 88 per lei porta a superare la prova del salto di fede. Ok? Ricapitoliamo. Abbiamo scritto qua. Per avere il dominio sulle cose materiali, 4.4, per vederla sulla realtà 3D, dobbiamo seguire il nostro bene supremo, cioè ciò che ci appartiene per diritto divino, e il nostro potere che abbiamo, che dobbiamo riconoscere e manifestare per diritto divino, grazie alla conoscenza della legge spirituale. Seguire solo la legge spirituale che è conforme al salto di fede, credere prima di vedere. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere con quali mezzi lo facciamo. Sì, ragazze, col mondo, dai. Allora, lo facciamo con il mondo, ciò vuol dire, con quali mezzi lo facciamo? Con quali mezzi facciamo il salto di fede? Col mezzo del mondo, chiudendo definitivamente il ciclo in cui non abbiamo creduto prima di vedere. Volevamo prima vedere San Tommaso, e invece noi con quali mezzi? Chiudendo il ciclo che non ci siamo fidate se non vedevamo, invece adesso ci fidiamo anche prima di vedere la manifestazione. Chiaro? 100%. Per intraprendere quale azione? Ragazze mie, con l'imperatrice come carta canta, per intraprendere l'azione di vedere esponenzialmente manifesto il nostro obiettivo, il nostro potere divino. Per intraprendere quale azione c'è l'imperatrice? Ciò vuol dire, io sono unica, io sono magnifica, io sono potente, io sono meravigliosa. E nelle azioni, ragazze mie, l'imperatrice, ciò vuol dire ti devi comportare con la consapevolezza di io sono meravigliosa, o io sono meraviglioso se sei maschietto, io sono unica, io sono geniale, io sono potente, io ottengo sempre tutto quello che io voglio. Il mio ego è battuto, il mio ego è al mio completo servizio. Io sono potente, io sono l'imperatrice. Ragazzi, che devo dire? Quindi, allora, andiamo a vedere quindi per arrivare a quale trasformazione? Il cambio totale, la ruota, per arrivare finalmente al cambio, io credo prima di vedere, perché io sono nel mio potere. Non c'è bisogno di spiegazione qua. Qual è l'obiettivo di questa settimana grazie a questo portale? Non ci credo, il giudizio qua, l'inizio, partiamo ragazze mie, una sorta di sinastria abbiamo fatto qua, partiamo col giudizio e lui in negativo, arriviamo noi col giudizio come positivo a trasformazione, vi rendete conto? Meraviglioso, eh? E arriviamo finalmente o al ritorno col giudizio o alla decisione, alla chiamata. Qua arriviamo prima di tutto alla rinascita dentro noi stesse, perché abbiamo consapevolizzato il nostro potere, quindi siamo entrate nella fede cieca in questa settimana con l'88. Quindi l'88 porta ad avere una fede cieca nel nostro potere e quindi anche nella legge, e a realizzare il nostro bene supremo e il dominio sulle cose materiali. Di conseguenza il giudizio ci dice la rinascita spirituale, perché l'obiettivo di questa settimana, senza paura. Io sono coraggiosa. Ok? O io sono coraggioso. Quindi che cosa succede anche qui se parliamo di fiamme gemelle? Ma anche se non parliamo di fiamme gemelle, ragazzi, la fiamma arde dentro di voi a prescindere, l'energia cristica che vi arde.
è l'archetipo dentro di noi, ognuno di noi, al di là della fiamma fuori. Qua partiamo con un giudizio al negativo e un giudizio al positivo. Vi rendete conto, no? Come l'energia, il divino maschile e il divino femminile si intrecciano con la problematica qui che viene risolta in questa settimana. Laddove non c'era la voglia di risvegliarsi o comunque era difficile da una parte, si realizza in questa settimana il risveglio, la decisione, il ritorno, il giudizio, ok? Ok, qua ci si allontana dalle cose materiali egoiche, che non vuol dire allontanarsi dalle cose materiali in senso stretto, magari anche pure quello, dipende dai livelli di coscienza spirituale, ragazzi, ok? Quindi che succede? Che alcuni di lui si allontanano da situazioni di macchinazioni egoiche, tossiche, mago, diavolo, imperatore in questo senso, perché hanno l'illuminazione che non si sono mai voluti risvegliare. E quindi qua ce l'hanno l'illuminazione, riguardando il loro passato, tant'è che qua il risveglio avviene in piena regola, perché sei tu, fiamma femminile, anche se sei uomo, che con i mezzi dell'imperatrice, con il potere del verbo, con le affermazioni e le assunzioni, tu fai scattare il risveglio da ambo le parti. Ok? Mamma, ragazze mie, che cosa micidiale, che cosa micidiale. Guarda, adesso voglio utilizzare gli arcani minori da questa parte. Io voglio vedere su questo diavolo per lui. È uscita subito? Sì, ragazzi, guarda qua, c'è un cavaliere di coppe, ragazze. C'è un cavaliere di coppe sulla sezione quali azioni va a intraprendere questo in questa settimana. Ok? La redenzione di aver dato troppo spago alla parte materiale, anche alla sessualità, anche troppo quello, ok? Denigrando la comunicazione emotiva. Quindi il mezzo che va a intraprendere, l'illuminazione che va a fare è proprio quella o di una dichiarazione o della consapevolezza da fare una comunicazione emotiva, prima di tutto a se stesso e poi all'altra persona, ok? Fuori, perfetto. Guarda un po', c'è un 6 di denari, perché vuole seminare il giusto dare e avere, no? Riportare l'equilibrio, ciò che semini raccogli. Lui ha seminato troppo ego, ha raccolto ego, questo è il senso, ok? Quindi, e non voleva vederla questa cosa, di conseguenza la comunicazione emotiva con quali mezzi lui va a intraprendere l'illuminazione è anche funzionale a dare ciò che non ha mai saputo dare, ok? Ragazze, questa è anche la nostra parte pratica, ok? Al di là di una persona. Che vuol dire questa cosa? Che le nostre azioni in questa settimana devono essere azioni illuminate, come ci insegna l'eremita, azioni del maestro, il grande maestro, il saggio dell'eremita, devono essere azioni sagge, volte, o meglio, foriere di quella consapevolezza a cui l'eremita aggiunge che magari nelle nostre azioni noi abbiamo voluto, ma per condizionamento, sempre fare cose macchinate, cioè macchinate perché eravamo vittime del nostro condizionamento che dell'abbondanza non ce n'è per tutti, mi spiego. Dobbiamo fare azioni illuminate, ragazzi, in questa settimana, conformi alla comunicazione emotiva, ok, per rimettere l'equilibrio. Ora ci andiamo a fare da questa parte, voglio vedere una carta su quell'imperatrice, ragazzi miei, c'è l'asso di coppe, dai, per un inizio strabiliante d'amore, risveglio spirituale, anche l'asso di coppe. Allora qua con l'imperatrice e l'asso di coppe, ragazze, che è meravigliosa questa combinazione sui mezzi. Guarda, abbiamo asso di coppe sui mezzi, con quali mezzi intraprendere, e qua il cavaliere di coppe qua, ok, sui mezzi. Quindi di conseguenza che vuol dire qua? Rispetto alle azioni io sono magnifica, devo agire come se io sono magnifica, meravigliosa, sono unica, io sono insostituibile, è normale che sia così, ok? Quindi rispetto ai mezzi questo ti porta anche a ricevere, a fare, se sei maschietto, se sei donna da questa parte, anche degli inviti d'amore, un nuovo inizio in amore, proprio la riconciliazione laddove deve avvenire un ritorno, oppure un nuovo amore proprio, ragazze mie, perché ti rendi conto che tu sei meravigliosa e unica, chiudi con determinati passati egregorici, direi, ok? Quindi questo arriva a lei, un asso di coppia in questa settimana, è anche un invito d'amore, ragazze, non c'è dubbio, qua c'è un paggio di denari, un invito d'amore per un inizio concreto,
che lei riceve o fa o comunque è predisposta a questo. Alcune di voi ragazze mie che nelle azioni, questo mi sta arrivando messaggio canalizzato anche per chi non ha nessuno, ok? Qua voi questa settimana come azione avete l'illuminazione che vi staccate da storie karmiche, anche se non ci sono più, dal legame tossico-energetico, mi spiego, perché potete ricevere comunicazioni di una persona nuova che vi fa sentire appunto magnifiche e prendere la decisione di risvegliarvi a nuova vita rispetto all'andamento egoico che abbiamo avuto fino adesso e quindi compiere azioni funzionali all'illuminazione. Ok? Ok. Fatemi mettere un'altra carta da questa parte. Un'altra azione che va sulle azioni che va a intraprendere lui con la consapevolezza di questo risveglio. Sì, ragazzi, qua questo sta male. C'è un 5 di coppe. Lui ha la necessità di comunicare a livello emotivo perché con il 5 di coppe si sta sentendo una schifezza rispetto a queste cose egoiche che ha fatto, mi spiego? Ossessione, attaccamenti, lui è ossessionato dal chiedere scusa a una persona che ha abbandonato anche, ok? Può farlo in questa settimana e quindi raggiunge l'illuminazione allontanandosi da quelle situazioni karmiche che possono essere di varia natura per andare a fare questo, mi spiego? Non a caso qua c'è un 3 di denari proprio perché vuole collaborare e trovare delle soluzioni insieme, laddove non l'ha voluto fare prima perché c'era il mancato risveglio. Ok, e datemi una carta su quell'eremita, quella scoperta a cosa porta? Non c'è dubbio ragazzi, è una comunicazione fante di bastoni, una comunicazione volta a esplorare nuovi confini, nuovi lidi, insieme a una lì specifica o insieme a una persona nuova, ok? Questo paggio di bastoni è proprio la voglia di sperimentarsi in qualcosa di nuovo con grazia, bellezza, dopo essersi redento a se stesso della parte emotiva, femminile, mi spiego? Quindi un nuovo inizio con una persona specifica probabilmente, grazie a questa scoperta che lui fa dentro se stesso di questa elaborazione animica, mi spiego? E lo fa dopo tanto tempo, Cavaliere di Denari. Ok? Andiamo a vedere qua, adesso, ancora. Voglio vedere su quell'imperatrice l'asso di coppe, in quella settimana ancora a cosa porta ancora. Sì, qua c'è un 9 di spade ragazze. Cioè tu entrando nel tuo potere, con questo risveglio che hai, tu elimini completamente l'ossessione rispetto a qualcosa. Ragazzi, attento al dialogo mentale, soltanto affermazioni di self-concept. Cioè, tu c'hai un risveglio spirituale, l'imperatrice, e tu vai a bandire ogni tipo di ossessioni o preoccupazioni inerenti a qualche cosa. Mi spiego? Inerenti a questo qua, c'è un re di spade qua sotto, inerenti a questo, c'è proprio un risveglio spirituale rispetto a questa persona, in qualsiasi modo tu vinci. E adesso voglio andare a capire cosa arriva con quel giudizio, fatemi capire. Sì ragazzi, qua c'è un 3 di spade, qua tu c'è il ritorno o la decisione che prendi tu di entrare nel tuo potere e di eludere ogni tipo di dolore, 3 di spade, ok? Qua c'è la trasmutazione animica di un dolore fortissimo e la decisione in quanto tale. Ciò vuol dire o anche il ritorno proprio perché il ritorno di qualcuno oppure l'avvicinamento di qualcuno rispetto a dei dolori del passato, ok? Ok, sì, sì. Oppure tu che ti fai avanti rispetto a delle circostanze, magari arriva un invito o qualcosa, rispetto a circostanze a cui tossica, a cui è relegata, inizi un nuovo amore. Tanti sono gli scenari, ragazze. Andiamo a vedere una cosa. Tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere sulle azioni con questo diavolo, cavaliere di coppe, 5 di coppe, per favore, di lui. Intraprendente, il consultante, ragazzi, uscite, non c'è dubbio, è investito di questa cosa, un lui specifico tuo. È investito dell'elaborazione animica di un dolore, dell'essere legato alla parte materiale e quindi la comunicazione emotiva rispetto al fatto che si sente abbandonato, si sente ai sensi di colpa fortissimi per col 5 di coppe rispetto a questo, mi spiego? Ok, quindi rispetto a questo, un'altra carta sulle azioni di un lui. Un'altra carta sulle azioni. Sì, arricchito. Allora, sulle azioni di lui, laddove c'è stata una persona che ha dato molto più spago alle cose materiali che all'ego, ma può essere soprattutto arricchirsi sulla parte lavorativa o comunque avere prestigio sulla parte lavorativa, ok? C'è questo tipo di consapevolezza e una maturità raggiunta, ok? Un'altra carta sulle azioni di lui, per favore. Sì,
Questa è la carta ricreazione e tranquillità dell'otto di fiori, è proprio la voglia di ritrovarsi in armonia, di stare bene, di non avere più problematiche, mi spiego? Ok. Ragazze, rispetto a mestizia Morazzo, a delle cose che si sono potute combinare di gran lunga non carine, insomma, ecco. O sono cose personali interne, cose che ha fatto anche nella realtà, ok? Voglio mettere qua lei cosa con questa imperatrice asso di coppe 9 di spade, per favore. Imperatrice asso di coppe 9 di spade. Con questa presa di lo sposo, ragazze, non ci credo. Ragazze, lo sposo è uscito, signore sposo. Ragazze, signore sposo, se voi state manifestando il matrimonio, comunque sia c'è una persona proprio che amate, c'è l'amore, lo sentite, piena abbondanza, è riuscita in questo, eliminazione non so se si dice, si viene debellata completamente le preoccupazioni riguardo a questo. Un'altra carta sulle azioni di lei con questa imperatrice, cosa accade, cosa riceve, cosa fa. Donna ricca, ragazzi è uscito uomo ricco, donna ricca, ragazzi. Allora, sei uscita tu nel pieno dell'espansione anche del tuo lavoro, Molti di voi che stavano in relazioni di fiamma hanno espanso completamente il loro potere anche producendo abbondanza nella materia e quindi hanno molto, diciamo, acquisito il loro potere personale anche sulla base dell'autostima, Quindi signore sposo, donna ricca. Fatemi capire un'altra. Sì, qua c'è il 2 di coppe, ragazzi, non c'è dubbio. Un'altra carta su di lei, cosa riceve o cosa fa? Fatemi capire. Persona in uniforme. Cosa riceve una persona in uniforme ha una valenza per voi, probabilmente. Ok. Qua mi parlano delle caratteristiche di una persona in particolare, E qua una sorpresa, una gioia. Datemi un'altra carta su quel giudizio, quindi, per lei. Vediamo questa decisione che sì, ragazzi, qua c'è il giudizio rispetto alle disgrazie, cioè qua c'è la rinascita rispetto a tutto ciò che ha determinato disgrazie, infortuni animici, perché come abbiamo detto l'8-8, no? È la giustizia, quindi viene ristabilito l'ordine laddove è mancato, con il giudizio, che è la carta cardine che ci dice appunto della rinascita rispetto a un dolore dato per delle disgrazie, ok? Questo è ciò che deve realizzare questo portale delle 8-8 e quello che è alla base di questo è la ripresa totale del tuo potere e la fede cieca nella legge dell'io sono meravigliosa, io sono tutto, ok? Ok. Andiamo a vedere l'ultima cosa, ci voglio mettere qui un oracolo di Sefirion, Angelion per lui, un Angelion per lei. Quindi il portale 8-8 affinché venga ripreso il controllo sulla materia, il processo che va a fare lui è di questa natura, il processo che va a fare lei è di quest'altra natura, ok? La decisione di risvegliarsi a nuova vita è questo, l'illuminazione dell'essere stato troppo legato alla parte egoica, agli istinti primordiali, cioè quello della materia più il maschile, mi spiego, e queste sono anche le nostre azioni che devono essere vagliate dalla conoscenza spirituale e dall'illuminazione, dalla saggezza, ok? Consapevoli del nostro potere, facciamo azioni conformi al nostro potere di imperatrice, ok? Allora, una carta per lui, una carta per lei. Carta al centro su quell'imperatore. Una carta, allora, la carta per lei, vediamo. Ragazze, connettiti al tuo sé superiore. L'io sono, ragazze. Abbi fiducia, speranza. Allora, sapete che io la parola speranza non mi piace. Va debellata la vocabolario. Ti sta dicendo connettiti al tuo io sono e basta. Abbi fiducia, credere prima di vedere e basta. Questo ti porta il giudizio, a credere prima di vedere, laddove prima non hai creduto prima di vedere. Il matto era sotto, ricordiamo. Lui, che succede qua? Wow, creatività, arte, colori, bellezza. Sì, sì, lui avrà l'illuminazione di vedere finalmente i colori. L'atto creativo, creatività. Chi è la creatività qua? L'imperatrice, ragazzi, eccoci da questa parte. Ok? I tuoi mezzi, io sono meravigliosa, sono unica. Genera i colori dentro la fiamma, dentro l'altra persona, dentro la tua proiezione esterna. Vi spiego?
dentro la tua proiezione esterna, dentro la tua realtà 3D. Tu vedi in questa settimana, hai l'illuminazione di vedere colori, bellezza, in tutto ciò che stai chiedendo, che stai manifestando, senza più problemi, perché sei un'imperatrice, dai, che parliamo? Quindi lui inizia a vedere proprio l'arte, la bellezza, inizia a vedere la bellezza con questa illuminazione, la bellezza del suo passato anche, laddove non ha voluto vedere determinate cose, inizia a vedere la bellezza, acquisisce doni spirituali del passato. Qual è l'energia che lega entrambi? Superamento, via libera, passa, ragazzi, ce l'hanno fatta i nostri beniamini, il superamento via libera passa. Divino femminile, io sono meravigliosa, sono unica, ok? Solo self concept, ragazzi miei. Che cosa andiamo a proiettare all'esterno? Bellezza, creatività, arte. Questo 8-8 ci porta, è foriero di grande bellezza. E la connessione tra divino femminile e divino maschile, finalmente, vai! Si libera, si può passare, unione completata a diversi gradi di coscienza spirituale, ragazzi miei. Ragazzi, è meraviglioso, mettiamo una parola chiave per lui, mettiamo una parola chiave per lui, una parola chiave per lei. Lui. Discernimento, ragazze, numero 9, eremita numero 9, è chiaro? Ok. Che vuol dire il discernimento? Il discernimento è l'ottava alta del giudizio. Il discernimento significa, allora il giudizio è questo è brutto, questo è bello, assoluto, no. Il discernimento è questo va bene per me, questo non va bene per me, nella misura in cui questo non va bene per me andrà bene per qualcun altro. Questo va bene per me e quindi questo va bene per me adesso. Il discernimento con l'eremita qua come scopo da raggiungere cosa vuol dire? Che questo comportamento per molti di lui che hanno avuto fino a questo momento l'ego, la passione, la parte troppo, no, abbiamo capito, materiale della vita, non va più bene per me, considerato in questa cosa che sto dicendo anche persone karmiche, circostanze karmiche, non vanno più bene per me. Questa persona karmica, queste circostanze karmiche andranno bene per qualcun altro. Io adesso scelgo i colori, la vita, la bellezza, ok? Laddove prima non l'ho vista, ok? Discernimento lui. Vediamo lei. Ragazze, rinascita totale. Allora, guarda come si parla, guarda. Il risveglio spirituale del giudizio è la rinascita, ragazzi, meraviglioso. Rinascita per lei in tutti gli ambiti che abbiamo detto. Ragazze mie, meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi il portale 8-8 porterà le giuste scelte da fare in conformità del proprio bene supremo. Chi più, chi meno, con i propri gradi di coscienza spirituale, si amplificheranno questi portali durante la luna piena dell'8-8, abbiamo una rinascita e un discernimento, cioè le nostre azioni devono essere conformi al discernimento. Queste sono le nostre azioni, ragazzi miei, da questa parte. Ripetiamo cosa vuol dire discernimento. Noi in questa settimana con questo portale non ci giudicheremo più per quello che abbiamo fatto o pensato in passato, ok? E per quello che stiamo pensando adesso e penseremo nel futuro. Che vuol dire che se in passato abbiamo fatto dei pensieri sbagliati o dei pensieri non conformi alla legge spirituale, ok? Significa che li dovevamo fare, andavano bene per quel momento, erano funzionali al risveglio. Così come determinate nostre azioni che abbiamo fatto nel passato e che adesso, alla luce della consapevolezza spirituale che abbiamo, magari quelle cose non ci piacevano, quelle cose che abbiamo fatto, noi non ci giudichiamo più in quello, piuttosto diciamo quelle azioni non sono azioni brutte che ho fatto, non sono azioni sbagliate, ma erano azioni funzionali a quel momento mio di vita. Ecco com'è la differenza tra discernimento e giudizio. Non ci giudichiamo più, diremo quello che abbiamo fatto è stato giusto per quel momento, adesso faccio qualcosa di diverso perché è funzionale a questo nuovo momento. Così come lo diciamo noi nelle nostre azioni, lo dice anche una persona specifica rispetto a questa elaborazione animica che fa. Da questa parte c'è una completa rinascita. Meraviglioso. Ragazze mie, è stato veramente magnifico anche fare il nostro lui lei. Io veramente mi stanno arrivando centinaia di mail, ancora centinaia, erano arrivate 80 ieri, adesso sono arrivate altre
40, rispetto a tutte quelle settimane precedenti, io non ho il tempo di leggerle, ragazze mie. Io poi questi giorni sono un po' di vacanza per me, quindi io vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Grazie per tutto, ragazze mie, grazie per il sostegno alla luce, grazie perché iniziate ad autocelebrarvi, grazie per questa autostima che iniziate ad avere, che mi brulica dentro quando vi sento. Grazie perché vi sentite magnifiche. E questo è il contributo che date al collettivo e alla luce. Grazie per il valore che date alla conoscenza, al di là di quello che potete sentire, al di là di tutto, ragazze. Il senso è: fatevi arrivare l'illuminazione, l'intuizione, la vostra verità unica e insindacabile, e nella misura in cui vi fa stare bene, vi fa sentire in connessione col mondo, con il collettivo, in comunione con i vostri fratelli, perseguitela, perché quella è la strada dell'amore per voi. È chiaro? Seguite la gioia dei bambini che arde dentro di noi. Ragazze mie, grazie, grazie, grazie per tutto. Vi stringo dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!